Ciao a tutti! Nonostante questo bagliore maledetto del sole al tramonto, cercherò di registrare questo episodio del mio vlog. Parliamo di sanità in Corea, parliamo di sanità nel modo in cui io ero e vivevo in Corea, ovviamente. Praticamente in Corea io ho avuto l'assicurazione solo fino a 3 mesi dopo che ci sono arrivata. Dopodiché io mi ero fatta l'illusione di stare bene, come sono sempre stata praticamente per tutta la mia vita. Purtroppo poi me ne è successa una dietro l'altra, ovviamente. Cos'è successo? A parte il primo problema che ho avuto, e per fortuna l'ho avuto perché poi in Italia ho scoperto delle altre cose e quindi alla fine è andato tutto bene in Italia. Poi noi occidentali pensiamo a questi asiatici che si mettono le mascherine e invece no, fanno benissimo perché poi praticamente ogni mese ho avuto una tonsillite. Il problema è che ci sono tutte le polveri sottili che scendono dalla Cina e che vanno a finire dove abitavo io, per esempio, quindi a Seoul. E vi dico che veramente non riesco a vedere dall'altra parte del fiume, quindi non è uno scherzo. Molti occidentali che vivono per esempio a Seoul come vivevo io hanno questo problema delle tonsilliti ricorrenti, a volte con febbre molto alta, quindi fino a 39 e passa. Innanzitutto il problema di dove andare, perché non riuscivo a trovare un ospedale come ce l'abbiamo noi, noi in Italia, se io abito a Milano, vado in un ospedale a Milano, punto, non ci sono molti problemi. Vi esistono o gli ospedali specializzati in una cosa, oppure gli ospedali dove puoi andare per qualsiasi cosa, cioè gli ospedali universitari, che però sono carissimi, quindi da evitare. Quindi alla fine, ma dove cavolo vado? Quindi comunque, non avendo la benché minima assistenza da nessun coreano ovviamente, è stato molto difficile riuscire a sopravvivere in Corea. Poi ho guardato fra le varie offerte, di assicurazioni, ovviamente in lingua italiana e inglese. Il problema è che io non sono ricca e quindi il costo era troppo alto. Ma mettiamo anche che io fossi riuscita a trovare i soldi per il minimo di assicurazione. Il problema è che per l'assicurazione minima tu dovevi anticipare tutte le spese, tutti gli esami, i dottori e dopo, poi, in seguito, l'assicurazione ti avrebbe rimborsato. Quindi per persone nelle mie condizioni a Seoul, ciao assicurazione! Tenete conto anche, e questo me l'aveva detto un dottore in un piccolo studio medico, finalmente trovato verso la fine del mio soggiorno, a Seoul, gli stranieri che non hanno un'assicurazione pagano 3 volte più dei coreani. Quindi vedete un po' che anche i coreani comunque pagano sempre per qualsiasi cosa, anche a quanto pare per il medico di base. Insomma, se andate a Seoul o vi cercate un'assicurazione dall'Italia, ma dovete avere tanti soldini, o non dovete stare male, o ancora meglio andate come turisti, quindi al massimo entro 3 mesi ve ne tornate a casa. Questo brevissimo episodio sulla sanità in Corea vuole solo dire che nel tempo in cui io sono stata in Corea ho rivalutato la sanità italiana in una maniera pazzesca, io penso veramente che sia forse una delle migliori del mondo, non sto scherzando. È vero che comunque noi paghiamo le medicine e certe cure particolari sono costose, questo è vero, ma tenete conto che in molti altri paesi del mondo devi pagare anche per il tuo medico di base. Nonostante questo vlog sia sulla Corea, io alla fine di questo episodio mi sento proprio col cuore di dire evviva la sanità italiana!